Nella puntata precedente abbiamo parlato di quella volta in cui il nostro eroe Matteo Salvini ha fatto cadere il suo governo che aveva formato con i 5 Stelle di Di Maio mentre stava al mare. La crisi gli si è ritorta contro però con Zingaretti che ha preso la palla al balzo e ha colto l'occasione di formare una nuova alleanza giallo-rossa. In questo episodio invece ci sposteremo da Roma fino alle terre della Bassa Padania, o meglio l'Emilia-Romagna, una regione storicamente rossa e sotto l'egemonia del Partito Democratico. Controllo che da molti anni si assottiglia sempre di più e che ha creato un altissimo livello di astensionismo elettorale. Tra settembre 2019 e gennaio 2020 la Lega cercherà di conquistare il gioiello piddino, approfittandosi della bassa fiducia dei cittadini nei confronti della sinistra in cui non si riconoscevano più. Agli emiliani e ai romagnoli spettava scegliere se cadere nell'innovativo bigottismo e semplicismo leghista o se imporsi e proteggere i valori di eguaglianza, tolleranza e europeismo come fecero i partigiani 80 anni prima. Certo, combattere i nazifascisti e manifestare in strada contro un paffutone come Salvini non è esattamente la stessa cosa, ma la gente lo ha fatto lo stesso con tanto entusiasmo e orgoglio, anche se il partito di loro riferimento aveva messo i loro interessi in secondo piano ormai da tempo. A nessuno piace essere messo da parte ed è per questo che dovresti sostenermi e abbonarti al mio Subscribestar. Costa solo un caffè al mese e mi aiuterebbe immensamente nella produzione dei miei video. Spesso pubblico delle anteprime e altri contenuti inediti, quindi sì, c'è solo da guadagnarci. Detto questo, andiamo a parlare del circo che è stata questa campagna elettorale. Salvini, facci sognare. Cago nel salotto. A noi fantastici qua. Sfido su Fortnite. Fortnite. Michael mi dice strozzati con il Braulio. Che pensiero carino. Che pensiero carino. Pippi cocaina? No, diavolo. Uno arriva e scrive ricchio. Voglia di drogarsi, vuoi farti del male, faccelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra parte. Maria legalizza l'erba. Le ultime elezioni emiliano-romagnole sono state non tanto una figuraccia di Salvini in sé, ma una campagna composta da una serie di piccoli errori e imprevisti che nessuno, né a destra né a sinistra, sarebbe mai stato in grado di prevedere. La Lega tutto sommato aveva una strategia vincente, una vasta rete di contatti e esponenti locali e tanti fondi da investire in pubblicità ed eventi. L'efficienza del modello comunicativo di Salvini divenne innegabile quando la destra sfilò l'Umbria, un'altra roccaforte rossa, dalle grinfie del PD con la vittoria di Donatella Tesei, che divenne la prima presidentessa di destra umbra di tutta la storia repubblicana. I militanti di sinistra videro tutto ciò non solo come un furto, ma anche un avvertimento. L'Emilia-Romagna poteva essere la prossima. Con il senno di poi, tutto ciò non era affatto improbabile. Coloro che avevano ancora memoria delle elezioni 5 anni prima si ricordavano molto bene le tensioni prima e dopo le primarie a sinistra a causa del processo Terre Emerse. Terre Emerse è una cooperativa multifiliera della agroalimentare con una propria sezione Oppi Ortofrutta, unica in Italia per dimensioni e caratteristiche, che nel 2014 è stata accusata dal Tribunale di Bologna di truffa aggravata per aver percepito dalla regione un contributo da 1 milione di euro per la costruzione della cantina di Imola. Il presidente della società ai tempi era Gianni Errani, fratello del presidente di regione Giovanni Errani, che di conseguenza fu anche lui coinvolto nelle indagini e si dimise da lì a poco. Gli elettori e i membri del partito furono colti di sorpresa da questa successione di eventi e non fu facile per loro riprendersi e riorganizzarsi per la campagna alle porte. I vertici del PD non riuscirono a trovare un accordo su un candidato ufficiale e quindi si rivolsero ai loro seguaci attraverso le elezioni primarie. Tra i contendenti della nomina di candidato ufficiale del partito erano Stefano Bonaccini, un consigliere regionale modenese di origine, Roberto Balzani, docente universitario e sindaco di Forlì, e Matteo Ricchetti, presidente dell'Assemblea legislativa
legislativa regionale. Quest'ultimo era senza dubbio il nome di più alto profilo, ma decise di ritirarsi a seguito della notizia delle indagini a suo carico per peculato sull'uso dell'auto di servizio. Bonaccini alla fine vinse la fiducia prima dei tesserati e poi dei votanti, diventando presidente di regione nel novembre 2014, battendo il leghista Alan Fabbri, già sindaco di Ferrara, ma questa si rivelò una vittoria pirrica dato che solo il 37% degli aventi diritto aveva effettivamente votato. Giusto per contestualizzare, alle elezioni del 2010 il 68% dei residenti andò alle urne. L'astensionismo dell'Emilia-Romagna era colossale e durante il suo mandato Bonaccini fallì nel conquistare la fiducia dei suoi cittadini dopo i processi che hanno visto coinvolto il suo predecessore. Visto il contesto politico in cui si trovava la regione fino a 2 anni fa, non mi sorprende affatto che la destra ai tempi ritenesse, almeno a prima vista, queste come le elezioni più facili di sempre. Salvini scelse quasi subito la candidata giusta per la corsa agli uffici di Via Aldo Moro, la location della giunta e del consiglio regionale. Il candidato leghista, o meglio la candidata, era Lucia Borgonzoni, senatrice ed ex sottosegretaria alla cultura. Per Salvini Borgonzoni era la persona perfetta per il ruolo, era bolognese, figlia di un pittore famoso, molto legata al territorio e aveva già avuto esperienze in passato in campagna elettorale quando si candidò sindaca di Bologna nel 2016. La sua prima mossa da campagna elettorale la fece in Senato, quando l'11 settembre, durante la discussione per la fiducia del nuovo governo, si alzò sfoggiando una maglietta bianca con su scritto "Parlateci di Bibbiano", criticando il PD per non aver fatto niente riguardo la controversia avvenuta nel paesino romagnolo che ha avuto luogo un anno prima e che aveva coinvolto diversi bambini e ragazzi che erano stati sequestrati dalle loro famiglie. La scenata era stata pianificata con l'intenzione di mostrare vicinanza e solidarietà alle famiglie e agli abitanti del paese e della regione, senza però considerare il fatto che gran parte delle notizie che giravano ai tempi sul caso di Bibbiano erano o false o esagerate o ingigantite, e i bibbianesi lo sapevano benissimo, tanto che i voti per il PD aumentarono da un'amministrativa all'altra. Carletti, il sindaco di Bibbiano, nel 2014 ottenne il 68%, nel 2019 78%. Ho visto inizi migliori, però dai, c'è di peggio, può recuperare. Il 14 novembre si apre il sipario al Paladozza di Bologna, uno stadio a sud di Porta Lame, molto vicino al centro. Salvini accompagna la Borgonzoni sul palco a suon di musica e slogan. A presentarli è il giornalista di Rete 4 Mario Giordano, mentre tra la folla ci sono anche Giancarlo Giorgetti, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, l'ex ministro Centinaio, il presidente lombardo Attilio Fontana e la neoeletta presidentessa Tesei, che fa da portafortuna. Lo stadio quella sera raggiunse la capienza massima di 5.000 persone e il comizio si rivelò un successo, con molti elettori e elettrici che vennero da tutta Italia per manifestare il loro supporto e la loro stanchezza nei confronti della sinistra, che era percepita da molti come clientelista, distaccata e elitista. Era la prima volta che il Palazzo dello Sport accoglieva un comizio di destra al suo interno. Infatti il Dozza, dedicato al primo sindaco della città dopo il dopoguerra, Giuseppe Dozza, era sempre stato un rifugio per il Partito Democratico fin dagli anni 50, quando era ancora il Partito Comunista Italiano. Il politologo Gianfranco Pasquino ha descritto il tutto come una provocazione. Il Paladozza è stato teatro ideale per una sinistra che era capace di mobilitare le masse. Salvini lo sa bene, la scelta fa parte della sua strategia di sfidarla nei luoghi simbolo, essenzialmente un modo per creare aria di cambiamento. Il leader leghista fu accolto a Bologna da fan stupefatti e coinvolti, ma nel cuore del centro storico si era riunita un'altra Bologna. Da diversi giorni ormai girava nelle home di Facebook un evento dal titolo insolito: 6.000 sardine contro Salvini. Nella descrizione dell'evento gli organizzatori scrivono: giovedì 14 novembre Salvini torna a Bologna e questa volta fa sul serio, vuole l'Emilia Romagna, vuole noi. Il Paladozza ha una capienza massima di 5.570 persone, non può andare oltre per problemi di sicurezza e soprattutto di spazio. Ecco allora che vogliamo lanciare un flash mob. Abbiamo misurato che in Piazza Maggiore ci stanno fino a 6.000 persone, belle strette si intende, ma di questi tempi è meglio stringersi che perdersi. Ti chiediamo 20 minuti oggi per salvare 5 anni del tuo futuro. Avremo macchine fotografiche, videocamere e cervelli. Testimonieremo tutto, nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Alle 8:30, quando gli altri entreranno nella bolla del Paladozza ad ammirare il loro nulla, noi saliremo sul crescentone. Ci stringeremo fino a soffocare finché non arriverà il segnale forte e chiaro. Noi siamo 6.000 e siamo veri. E voi? La manifestazione avverrà
avvenne e si rivelò un evento storico. Si presentarono ben oltre le 6.000 persone, almeno 8.000 secondo le stime dei media di Facebook, tutte con disegni e cartoni di sardine per mostrare unità e rigidità contro le posizioni e le politiche di Salvini. A guidare il flash mob è stato un gruppo di amici su un piccolo palco guidato da un giovane attivista, Mattia Santori, che presto diventerà la faccia del Movimento delle Sardine, un'associazione extrapartitica dedicata al combattere contro il populismo, il sovranismo e soprattutto l'astensionismo. La festa di Borgonzoni e Salvini doveva essere l'evento più grande del 14 novembre a Bologna e invece sono stati messi in ombra da dei pesci in scatoletta. Il movimento da lì a poco si estese e organizzò manifestazioni simili in tutta Italia, da Milano a Palermo, da Bari a Torino, da Trieste a Napoli. Mattia Santori aveva trovato il modo per dare una voce a quel 30% della popolazione delusa che non aveva intenzione di votare a destra. Le sardine furono la prima vera e propria forza anti-Salvini che mobilitò le persone a votare a sinistra e andare in piazza. Il loro attivismo fu costante per tutta la durata della campagna elettorale ed ebbe un ruolo centrale nel riportare la regione alle urne. Vorrei però anche sottolineare come sì, molti degli astenuti erano di sinistra, ma anche Salvini contribuì molto a rianimare l'elettorato emiliano-romagnolo, il che è una cosa buona, ma è anche il motivo per cui molti erano preoccupati dell'arrivo di Borgonzoni in regione. Ma andiamo oltre. La campagna dei primi mesi era per lo più un battibecco tra Lega e le Sardine. Bonaccini non fece moltissima campagna elettorale e quelle poche volte che parlava ai suoi elettori era per sfoggiare gli obiettivi raggiunti nel suo mandato, che non erano pochi. Bonaccini è tra i governatori più apprezzati in Italia, assieme a Zaia dopo tutto, ma è anche famoso per essere molto permaloso e mette un certo timore a chi prova a correggerlo. Lo stesso Mattia Santori ammise di non trovarsi proprio benissimo con il presidente a livello personale e Bonaccini ci mise diversi mesi prima di ammettere che il ruolo delle sardine era stato centrale nella sua campagna elettorale, ma ok, problemi loro. Torniamo al capitano. Nel gennaio 2020 una delle cose che il capo leghista fece per attirare l'attenzione su di sé e alimentare questa immagine sua di Salvini appunto protettore delle coste italiane fu quello di far votare ai suoi parlamentari l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul processo Gregoretti. Il caso consisteva in breve in un'altra accusa di sequestro di persona nei confronti dei migranti a cui è stato negato il permesso di sbarcare quando era ministro dell'interno. Ce ne sono diversi di episodi così, tutti molto simili e non particolarmente interessanti. Salvini ci marciò molto su questa cosa e i suoi elettori lo apprezzarono tanto per questo. A 2 settimane dalle elezioni Salvini parlava di come non gli facesse paura la galera e che sarebbe andato fino in fondo. Insomma, quei tipi di discorsi che fai quando sei sicuro che ti lasceranno andare, cosa che è avvenuta qualche mese dopo. Il 21 gennaio Bonaccini e Borgonzoni si incontrarono alla sede del giornale Il Resto del Carlino per fare un dibattito all'americana e discutere i loro programmi. La discussione fu per lo più civile nonostante i conflitti ideologici. Se volete paragonare i programmi vi lascerò un link in descrizione. Mentre questo succedeva, Salvini faceva il tour per la provincia di Bologna. Il piano era quello di partire da Ozzano e Emilia per poi arrivare a Poretta, Vergato e infine il quartiere del Pilastro a Bologna, da anni affetto da problemi di spaccio e criminalità. Alla prima tappa il comitato di accoglienza era composto da un centinaio di persone, un mix di Ampi, CGIL, PD e Sardine, che gli danno del buffone in coro. Lui li richiama dal palco, dandogli dei maleducati, ma la gente risponde fischiando. Gli unici fascisti rimasti in Emilia sono i fascisti rossi, che minacciano e vorrebbero impedire agli altri di parlare. Questo è squadrismo, se ci fossero i partigiani vi prenderebbero a schiaffi, ha ribattuto il leghista. E niente, dato che nessuno lo sopportava a Ossano, si è rifugiato nei paesi di montagna, dove i locali sono stati più accoglienti. Castiglione dei Pepoli è stata la meta più tranquilla. Un militante fa vedere un cartellone a Salvini con su scritto "Non abbocco alle sardine" e il leader scherza con la folla. Si vede che le sardine non riescono a risalire fin qui sull'Appennino. Poi ha dato il via all'immancabile rito dei selfie per i fan a fine comizio. A Poretta Terme invece tornano fischi e insulti vari. I fischiettanti di sinistra dov'erano quando gli hanno portato via gli ospedali e i punti nascita? La ribattuta dei manifestanti è stata un coro di bella ciao. Gli urlano. L'Emilia Romagna è stata liberata nel 1945 e lui risponde: se vi incontrasse la resistenza cambierebbe marciapiede. Si scende a Vergato. Ad alcuni balconi sono appese lenzuola decorate con sardine stilizzate. I fan leghisti intonano cori da stadio, ma da un lato della piazza partono i primi buu. L'ex ministro conta i contestatori. Solo 4? Sono offeso. Urlano perché le loro idee valgono meno. I 4 diventano una ventina e spunta un tavolo con un set di casse acustiche che spara musica techno
girano a tutto volume. Lo staff del Carroccio però replica alzando al massimo Vita spericolata di Basco Rossi. Di là rilanciano un bella ciao. Salvini li saluta con la mano. Non è bella ciao, ma ciao belli, domenica andiamo a vincere, prima di partire per Bologna. Alla sera giunge al Pilastro, a nord-est del capoluogo regionale. Durante la passeggiata lo accompagna una signora residente del quartiere che ha perso un figlio malato di SLA per overdose. Salvini si dirige a un portone di via Deledda, dove viveva una famiglia tunisina, indicata da molti membri della comunità per essere composta da palesi spacciatori. Salvini, senza pensarci due volte, prende e suona per chiedergli prima se potesse salire in casa loro e poi "Scusi, ma voi spacciate?". L'uomo dall'altra parte della cornetta chiude e non risponde. L'evento fece molto scalpore e la famiglia si trasferì da lì a poco, ma non perché fossero innocenti. Era risaputo che lì vivessero degli spacciatori e le forze dell'ordine erano a un passo dal recuperare le prove sufficienti per arrestarli, ma grazie a Salvini i narcotrafficanti se la sono data a gambe, riportando l'investigazione da punto a capo. I responsabili saranno arrestati 2 anni dopo e Salvini ebbe anche la faccia tosta di prendersi i meriti della situazione, cosa che il sindaco Lepore si rifiutò di far passare, umiliando il segretario della Lega davanti a tutti su Twitter. Ecco, questo è quello che succede quando posti cringe. Il 26 gennaio 2020 l'Emilia-Romagna si immobilita per le urne. I sondaggi sono discordanti, alcuni la danno vinta alla Borgonzoni mentre altri a Bonaccini. Salvo qualche figuraccia della Borgonzoni in cui sono state svelate alcune sue lacune in geografia e diritto europeo, la candidata è risultata relativamente popolare, anche grazie all'impegno e ai fondi dei militanti e ai volontari di partito. Bonaccini fece molta meno campagna elettorale e mostrò poca gratitudine alle sardine, ma poco importa. Ironicamente fece molti più incontri per vendere il suo libro, che sto seriamente pensando di comprare, dato che costa tipo 3 euro su Amazon. Se sto video arriva a 30 mi piace lo compro e ve ne parlo live. Alla fine Bonaccini, anche se di poco, ottenne il suo secondo mandato. Salvini ci era arrivato molto vicino, ma non era riuscito ad abbattere tutta la linea gotica. Quanto alle sardine, negli ultimi 2 anni il movimento ha subito un calo di popolarità e anche dal punto di vista ideologico. Santori, per esempio, si è candidato alle comunali di Bologna l'anno scorso con il PD, quindi abbandonando l'idea di essere apartitico. Oggi è anche membro del Consiglio Comunale di Bologna con delega al turismo. L'ho anche incontrato in giro diverse volte, ma io ritengo che questo decadimento vada a dimostrare in realtà la coerenza e la lealtà valoriale all'antisalvinismo, perché se meno persone si vanno a cercare le sardine è perché Salvini non è più considerato pericoloso. Io la vedo così, poi ditemi voi. In quel periodo la Lega stava già scendendo sotto il 30% e continuerà a scendere. Vorrei comunque sottolineare una cosa: Salvini in sé è diventato una figura inaffidabile e poco gradita, ma i partiti di destra sono tutt'altro che in ricaduta. Giusto per contestualizzare, dopo la prima fase della pandemia la destra ha vinto nelle Marche, un'altra regione storicamente rossa, ha riconfermato la presidenza in Veneto e avrebbe anche vinto in Toscana se Salvini avesse scelto una candidata un po' più moderata. 14 delle 20 regioni italiane sono governate da una destra molto radicata nel territorio, soprattutto al nord, e la possibilità che il centrodestra arrivi al governo con Giorgia Meloni è tutt'altro che bassa. Salvini è una barzelletta, ma presto potrebbe tornare una barzelletta istituzionale e quelle di solito non fanno ridere. Comunque non siamo qui per parlare delle figuracce del futuro, ma quelle del passato. Quale minchiata di Salvini vi dovrò ricordare la prossima volta? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, mettete like e niente, ci vediamo al prossimo video.